In una lettera dell'agosto del 1839 dalla città di Nohant, Chopin scrive: «Sto componendo una sonata in si bemolle minore in cui si troverà la marcia funebre che tu già conosci. Un canto solitario domina dunque la scena, soprattutto se pensiamo come l'intera sonata si coaguli attorno al suo centro ideale, la marcia funebre, che non solo precede gli altri tempi in senso cronologico, ma genererebbe le principali cellule motiviche dell'intera sonata. A livello espressivo, poi, le atmosfere livide e angoscianti, le effimere oasi di trasognato lirismo, gli improvvisi scoppi di violenza sonora rendono funebre ciascun movimento di questo brano straordinario e ne fanno un autentico poema di morte. A livello strutturale, la sonata è suddivisa in questo modo: grave, scherzo, marcia funebre e finale. Nel primo movimento, dopo gli enigmatici accordi introduttivi, si succede nell'esposizione un drammatico e ansante primo tema che, al contrario della norma, non tornerà nella ripresa, dove invece campeggerà il morbido profilo del secondo tema. Il secondo movimento, lo scherzo, si avvicina molto per costituzione alla marcia funebre. Lo dominano i forti contrasti. Dal piglio brusco del primo gruppo si passa al composito insieme del secondo, da una sorta di raggelante danza macabra che in poco tempo invade l'intera scena. Si passa poi inaspettatamente ad una splendida oasi di quiete del trio, nella sua bella melodia dalle ampie campate che ricorda un placido ispirato notturno, prima dello spietato ritorno dello scherzo iniziale. Nella marcia funebre i mesti rintocchi del motivo principale si stagliano sordi, tetri, immobili, sostenuti dalla lenta e ossessiva figura in ostinato della mano sinistra. Poi questo grigio canto di morte concede una tregua e si apre in un vivido messaggio di speranza, emblematicamente spento nel finale da un cupo del basso. Nella seconda parte della marcia compare una melodia cantabile tipicamente chopiniana, tenera ma triste e dolente, che pervade l'animo per il suo messaggio di calma rassegnata, come delle lacrime a cornice di un sorriso. Solo alla fine torna a stagliarsi implacabile l'ombra ritmico-motivica costituita dal tema portante della marcia funebre. Il presto conclusivo è la fine di ogni illusione, una sfinge dall'ironico sorriso, come scrive Schumann. Niente temi, niente accenti, niente indicazioni agogico-dinamiche, eccetto il fortissimo finale. Un continuum ritmico di impetuose terzine che si muovono tutte uguali a se stesse a distanza d'ottava, sempre sottovoce, legato, forma un circuito sonoro unico, freddo, indistinto dai risvolti timbrici di allucinante trasfigurazione. Lo stesso Cortot, in un attimo di profetica illuminazione, definì il finale un terrificante mormorio del vento sulle tombe.